Dicono che ho sussurrato eppur si muove dopo la mia abiura. Che bel momento teatrale sarebbe stato il vecchio scienziato in ginocchio davanti all'Inquisizione che mormora la verità mentre finge di negarla. Non l'ho mai detto. Non sono così coraggioso né così stupido. Quando hai 70 anni e ti mostrano gli strumenti della tortura, impari rapidamente la differenza tra l'eroismo e la sopravvivenza. Ho firmato la loro confessione, ho letto la loro abiura. Ho detto che la Terra sta ferma al centro dell'universo, che il Sole le gira intorno, che tutto quello che avevo visto attraverso il mio telescopio era un'illusione del demonio. E mentre pronunciavo quelle parole, Giove continuava a girare con le sue 4 lune. Venere continuava a mostrare le sue fasi. L'universo non si è fermato per aspettare il permesso del Papa. La verità non ha bisogno della mia voce, non ha bisogno di nessuna voce. Esiste semplicemente, indifferente alle nostre opinioni, ai nostri decreti, alle nostre paure. Avevo 55 anni quando ho puntato il mio telescopio verso il cielo per la prima volta. Quella notte a Padova, la luna. Non era una sfera perfetta come insegnava Aristotele, era un mondo, con montagne e crateri e ombre che si muovevano con il sole. Ho pianto. Un uomo di 55 anni che piange guardando la luna come un bambino. Poi Giove, 4 piccole stelle che non dovevano esistere. Notte dopo notte le ho osservate. Si muovevano, giravano intorno a Giove come la luna gira intorno alla Terra, come noi giriamo intorno al Sole. In quel momento ho capito che l'universo era infinitamente più grande e più strano di quanto avessimo mai immaginato e infinitamente più bello. Ora sono cieco. L'ironia non mi sfugge. L'uomo che ha visto più lontano di chiunque altro nella storia non può più vedere la propria mano davanti al viso. Forse è una punizione, non da Dio. Dio non punisce chi cerca di comprendere la sua creazione. No, questa è semplicemente la vecchiaia. 74 anni di vita, troppi anni passati a fissare il sole attraverso lenti di vetro. Mia figlia Virginia è morta 4 anni fa. Suor Maria Celeste, come si faceva chiamare, era l'unica persona che mi capiva veramente, l'unica che non mi considerava né un eretico né un genio, ma semplicemente suo padre. Mi scriveva lettere piene di affetto e di preoccupazione. Mi mandava dolci fatti con le sue mani. Pregava per la mia anima, mentre io misuravo le distanze delle stelle. Dopo la sua morte ho desiderato morire anch'io. Per mesi non ho potuto lavorare, non ho potuto pensare. Il mondo era vuoto. Ma poi ho ripreso a dettare, perché cosa resta a un uomo cieco se non le sue idee? Questo libro che sto completando, I Discorsi, sarà la mia vera risposta all'Inquisizione.
non una sfida, no. Non menziono mai Copernico, non parlo del movimento della Terra. Parlo solo di meccanica, di movimento, di matematica. Ma chiunque legga capirà. Le leggi che governano una palla che rotola su un piano inclinato sono le stesse leggi che governano i pianeti nelle loro orbite. L'universo parla un'unica lingua, la matematica. Hanno dato questo manoscritto ai miei amici olandesi. Lo pubblicheranno a Leida, lontano dalle mani dell'Inquisizione. Roma può bruciare i miei libri, ma non può bruciare le idee che contengono. Mi chiedono se sono arrabbiato con la Chiesa. No, sono triste. Triste perché uomini intelligenti hanno scelto la paura invece della meraviglia. Hanno guardato attraverso il mio telescopio e invece di vedere la gloria di Dio, hanno visto solo una minaccia al loro potere. Ma io non ho mai smesso di credere. Come potrei? Ogni stella, ogni luna, ogni legge della natura grida l'esistenza di un creatore che ci ha dato occhi per vedere e menti per comprendere. Negare la verità non è fede, è codardia. Dio non ci ha dato l'intelletto per ignorarlo. Tra 100 anni, forse 200, qualcuno leggerà i miei discorsi e costruirà qualcosa di più grande, un telescopio più potente, una matematica più precisa, e vedranno cose che io non posso nemmeno immaginare. Questo mi dà pace. Non sono la fine di nulla. Sono solo un gradino su una scala infinita. Il sole non si muove per noi. La Terra non è il centro di nulla. Siamo piccoli, fragili, momentanei. E questa non è una tragedia, è una liberazione. Siamo liberi di cercare, di sbagliare, di imparare. Siamo liberi di guardare il cielo e fare domande che non hanno ancora risposta. Non ho mai detto, eppur si muove. Non ne ho bisogno. Il cielo parla per me.